Volevo proporvi un format che vorrei inserire solo ed esclusivamente all'interno dei video di curiosità dei capelli. Vorrei che in qualche modo voi faceste parte anche dei miei video, quindi io ogni volta che dovrò filmare ad esempio un video sulle curiosità dei capelli, sul mio profilo Instagram, nelle stories vi chiederò con che cosa vorreste che io iniziassi il video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Se mi vedete con gli occhiali da sole all'inizio del video, vi dico che è colpa vostra. È molto strano parlare con gli occhiali da sole. Adesso me li tolgo perché anche no. Bene, credo che l'air brushing sia sufficiente. Poi mi avete anche chiesto di fare questo, ma io non so se me la sento. Non lo farò, non la devo fare. Che sfida è altrimenti, Marta? Che sfida è? Dio santo, Dio mi punirà. I miei bei pantaloni. Cioè, io non so come si fa questa cosa. Nel frattempo una ballerina di danza del ventre è morta. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo delle superstizioni che sono legate ai capelli. Allora, le superstizioni non sono altro che delle credenze popolari di natura irrazionale, perché non hanno un fondamento logico, che possono influire sul pensiero oppure sulle condotte di vita delle persone e quindi entrare a farne parte. Le superstizioni tendenzialmente hanno a che fare con l'arcano, con il macabro, con il malocchio, con l'occulto, e ovviamente ne esistono varie e inerenti a tantissimi ambiti dell'umano e non. Anche chi dice di non essere superstizioso in realtà a volte finisce anche per mettere in pratica alcuni rituali che sono propri delle credenze popolari. La prima sono io. Io ad esempio non sono una persona superstiziosa, ma mi sono ritrovata più volte ad evitare di sfidare, come dire, il fato. Lasciamo stare, io non ci credo, ma se dovesse essere così non voglio finire all'inferno. Quindi allora io mi sono munita di questo copione che ho scritto perché ci sono tantissime superstizioni legate ai capelli e sono rimasta sbalordita io stessa, perché pensavo in realtà di non trovarne così tante, ma sono tantissime. Cioè io ho riempito 3 pagine di queste cose. Ovviamente queste credenze popolari riguardo ai capelli sono alimentate anche dalla letteratura. Infatti tutti, bene o male, credo, spero, ci ricordiamo il famoso Rosso Malpelo. Vi ricordate chi ha scritto Rosso Malpelo, vero? Che parla di un personaggio che aveva questi capelli fulvi rossi e che quindi per questa sua caratteristica fisica gli venivano affibbiate tutta una serie di caratteristiche negative proprio a causa di questa sua peculiarità. Quindi da qui un pregiudizio e una superstizione legata ai capelli rossi. Chiunque abbia i capelli rossi è una persona malevola, maliziosa, con cattive intenzioni e sostanzialmente figlia di Satana. Per molto tempo in realtà le persone con i capelli rossi sono state viste sotto un'aura negativa e sono state considerate anche persone dedite alla stregoneria, dedite ai malefici, emarginate e, come dire, portatori di sfiga. Non soltanto la letteratura, ma anche tradizioni, culture diverse. La Bibbia stesso ci insegna che Caino e Giuda, che sono dei personaggi connotati da una forte negatività, e nella Bibbia sono anche rappresentati con appunto questi capelli rossi. Questo ovviamente non ha fatto altro che alimentare il pregiudizio. Infatti per molto tempo le persone con i capelli rossi sono state viste come poco affidabili, maligne e non degne di fiducia.
Partendo appunto dalla fattispecie del rutilismo, che è un termine con il quale si indica appunto la persona che ha i capelli rossi, ci sono molte culture che ruotano attorno a questa peculiarità. Ad esempio la cultura degli antichi egizi associava le persone dai capelli rossi ai discendenti del dio Set, dio del cattivo tempo, e che quindi non era ben visto dalla popolazione. Ovviamente al giorno d'oggi le persone che hanno i capelli rossi sono guardati, almeno dal mio punto di vista, con grandissima ammirazione, anzi noi che utilizziamo l'Enne miriamo moltissimo ad ottenere toni rossi che destano appunto ammirazione. La prima sono io, poi ovviamente io mi vedo con un nero corvino, ma non posso mettere in dubbio che sicuramente se passa una chioma rossa e nata io mi giro, è chiaro. Ovviamente le leggende, le superstizioni che sono legate al rutilismo non sono le uniche, infatti ci sono tantissime superstizioni che sono legate a delle dinamiche che riguardano proprio il mondo tricologico, ad esempio sulle calvizie, ad esempio sui capelli lunghi, ad esempio sul taglio. Vediamo di addentrarci all'interno di ogni contenitore. Per quanto riguarda le superstizioni che sono legate ad evitare le calvizie, io ho trovato una bella sfilza. Allora, io mi armo del mio copione che ho scritto appositamente perché sono tantissime e non ho la memoria di un attore di teatro, quindi chiaramente ho bisogno di una mano. Se volete evitare le calvizie, tagliate i capelli durante la luna nuova. Allora, di questo argomento io ho già parlato in questo video in cui vi parlavo dell'influenza lunare sulla nostra capigliatura. Se volete potete tranquillamente andare a recuperarlo. Non ho parlato di calvizie ma di incidenza sulla crescita. Chi ci crede, chi non ci crede. Ecco, io non penso che abbia un'attinenza, è semplicemente una delle più famose superstizioni che ho trovato riguardo ai capelli. Altra superstizione legata ai capelli: un capello sulla spalla preannuncia l'arrivo di una lettera. Anche questa l'ho sentita dire tantissime volte. A me non cadono capelli sulla spalla perché sono troppo lunghi, quindi mi cadono direttamente sul pavimento, ma se a voi cascano i capelli sulle spalle dovreste essere immersi di lettere. Vabbè, in questo caso di mail, perché ovviamente deve essere anche adattata al nuovo millennio, quindi vabbè, se parliamo di mail io ho la posta invasa di spam, quindi probabilmente c'entra pure questa cosa. Se vi cade il pettine di mano mentre vi state pettinando, qualcuno che vi vuole bene vi sta pensando. Anche questa molto molto ricorrente, soprattutto questa me la disse tantissime volte mia nonna. Allora, io sono una persona molto imbranata, in realtà io sono una persona molto maldestra, cade la forchetta mentre sto mangiando, cioè se non avessi la testa attaccata al collo probabilmente me la ritroverei per strada, quindi questo vuol dire che mi pensano molte persone, speriamo in positivo chiaramente. Nei bambini, se l'attaccatura dei capelli alla nuca finisce a punta, vuol dire che nascerà un altro bimbo dello stesso sesso. Se invece i capelli finiscono dritti, vuol dire che non ce ne sarà, non so neanche come, cioè non capisco neanche la mia scrittura, vuol dire che non ce ne sarà un altro o che sarà di sesso diverso. Quindi mamme, prendete i vostri figli e analizzateli, da qui potreste capire se resterete incinta nuovamente oppure se sarà di un altro sesso a seconda della nuca di vostro figlio. Molto attendibile. Non bisogna mai lasciare cappelli o forbici per molto tempo sopra un letto appena rifatto, se si vogliono evitare fatti spiacevoli. Anche questa mia nonna mi ha sempre detto: non mettere i cappelli sul letto perché muore qualcuno in famiglia, quindi io da lì, vabbè, oddio. Vabbè, comunque le sfighe secondo me capitano a prescindere dal fatto che tu metti le forbici sul letto o i cappelli, cioè credo che la vita non abbia comunque delle riserve da questo punto di vista. Per evitare una fattura non si devono buttare via i capelli che rimangono attaccati al pettine, ma bisognerebbe bruciarli. Allora, stando a questa teoria, io dovrei avere 100.000 bambole voodoo con 800.000 spilli appiccicati, perché io quando mi pettino i miei capelli sono abbastanza lunghi, ovviamente tolgo i capelli dalla spazzola e li butto nella spazzatura. Questo elemento non piace ai feticisti che mi seguono, perché mi è capitato in realtà che un feticista mi chiedesse di raccogliere i capelli dalla mia spazzola dentro un contenitore e di spedirglieli, quindi penso che si sarà ucciso in questo momento mentre sta ascoltando questo video.
È un po' angosciante questa cosa, che qualcuno possa avere dei miei capelli e possa farci qualcosa in senso di malefici, fatture. Non è una cosa a cui credo fermamente, però comunque è una cosa che non mi piace. Soprattutto, ecco, materiale di natura biologica. Cioè io sono una che studia all'interno dell'ambito scientifico-biologico del crimine, e avere qualcosa che appartiene a qualcuno di tipo biologico, tipo le unghie, i capelli, non lo so. Prossimo, i capelli lunghi e folti sono segno di fortuna e buona salute, quindi non conviene tagliarli. Le trecce dei capelli delle bambine simboleggiano buon augurio e non si devono tagliare se non dopo gli 8 o 10 anni. Mia madre, che me li tagliava a 3, probabilmente ha segnato la mia vita nel percorso della sfiga. Inoltre porterà bene se le trecce dopo il taglio rimarranno intrecciate e saranno conservate e donate a qualche santo come ex voto. Non credo che mia madre abbia fatto questa cosa, penso che mia madre tenga in modo anche abbastanza angosciante e inquietante. I primi capelli che mi tagliò me li ha tagliati abbastanza presto mia madre. Mi sa che devo farle causa per questa cosa. Passando ad un'altra macro tematica all'interno delle superstizioni, come ben sappiamo in realtà i capelli sono sempre stati emblema di virilità per quanto riguarda gli uomini e grande seduzione per quanto riguarda le donne. Non a caso vi linko questo video che ho fatto riguardo al feticismo sui capelli, in cui vi parlavo appunto delle donne indiane che, a causa della loro cultura particolarmente uomocentrica, sono per conformazione ecoculturale portate a far crescere e curare in modo molto attento i propri capelli affinché il valore della donna sia maggiore e quindi possa mirare a delle unioni matrimoniali vantaggiose. Ovviamente questo dipende dalle culture, da cultura a cultura. Infatti, ad esempio, in Cina tagliare i capelli era considerato un disonore, invece nell'antica Roma sono stati un po' più furbi, perché gli antichi romani portavano i capelli corti. In battaglia i romani, appunto per evitare che i loro nemici li prendessero letteralmente per lo scalpo e li facessero prigionieri, loro anticipavano le proprie mosse e tagliavano via tutto. Anche in contesti mitologici abbiamo una forte importanza del taglio dei capelli, ad esempio riferendoci appunto a Sansone e all'invincibilità che gli venne data proprio grazie ai suoi capelli. Anche gli sciamani, ad esempio, hanno sempre portato i capelli molto lunghi. Ricordiamo questi druidi, questi anziani che stavano appunto a capo di un villaggio e che erano un punto di riferimento spirituale cui la gente si rivolgeva, con questi sai molto lunghi, questo bastone. Magari sono anche un po' retaggio di molti film che io penso al Gandalf tipo, che hanno questi capelli lunghi, queste barbe lunghe. Ma perché non li tagliavano? Perché in realtà i capelli lunghi e i capelli sciolti rappresentavano un legame soprannaturale con la natura e quindi una sorta di collegamento tra l'individuo e tra il mondo naturale che appunto circondava, e che era anche un grande contenitore di energie. E ovviamente lo sciamano si serviva della natura per esercitare i propri poteri medici. Vi leggo qualche altra superstizione legata appunto ai capelli, al taglio dei capelli. Nei paesi di mare le mogli dei marinai non si tagliano i capelli finché il marito non torna sulla terraferma, pena disgrazia e sventura. Io sono vedova praticamente. Nell'antico Egitto tagliarsi i capelli era un modo di esprimere il lutto. Iside infatti compì il gesto dopo aver saputo della morte di Osiride. Non solo, le famiglie tagliavano completamente i capelli dei familiari che guarivano dalle malattie e con l'ausilio di una bilancia pesavano i capelli e donavano il corrispettivo in argento e oro ai custodi degli animali sacri. Se n'è andata la luce. Ancora oggi vi è la credenza che con la luna crescente crescano anche unghie, peli e capelli.
insomma una sorta di lupo mannaro praticamente. È stato però provato che l'influsso lunare è troppo debole per far crescere piante e fermentare il vino, difficilmente quindi potrà operare sui fenomeni biochimici che governano la crescita dei nostri capelli e delle nostre unghie, è quello un po' che vi dicevo nel video in cui parlavo appunto dell'incidenza della luna. Fin dai tempi antichi si è sempre pensato in realtà che i capelli contenessero una sorta di potenza, una sorta di energia, dava alla persona una sorta di valore, una sorta di valore in più rispetto a un individuo che invece non aveva i capelli così lunghi. E adesso vi leggo qualche teoria a riguardo. Nell'Antico Testamento il taglio dei capelli di Sansone da parte di Dalila, che causa la perdita della sua forza, è un esempio di questa tradizione. Nelle Indie orientali olandesi le autorità penali minacciavano il taglio dei capelli come punizione per ottenere confessioni immediate dalle persone sospettate, e questo mi fa pensare moltissimo in realtà a quando in battaglia molto anticamente, quando si faceva prigioniero una persona di un'altra tribù, un guerriero di un altro popolo, per umiliarlo si tagliavano i capelli, e questo ovviamente era motivo di grande umiliazione personale e di grande disvalore poi dell'uomo. Tagliare la barba al nemico era considerata la più grande delle umiliazioni e insulti che si potesse infliggere, e tagliarsi i capelli in segno di lutto era ritenuto un atto di grande sacrificio personale. Mi perdoneranno le persone che non ci sono più se non ho tagliato i capelli quando sono venute a mancare, ma non me la sono proprio sentita. Se i capelli di una persona bruciano vividamente sul fuoco, si dice che avrà vita lunga, ma nel senso che prendi fuoco tu tipo torcia umana, oppure che magari li prendi dalla spazzola quelli che ti sono caduti e li butti nel fuoco, non si capisce. Più la fiamma è viva, più ti ustioni e vai all'ospedale, no, più la vita sarà lunga. Se i capelli bruciano senza fiamma o non bruciano, si pensa che si sta avvicinando la morte. Quindi o muori perché muori bruciata a rogo praticamente, oppure ti salvi ma muori dopo. La tradizione dice che non bisogna togliere un capello grigio, altrimenti ne cresceranno 10 al suo posto. Non è vero, raga. Se un capello prende fuoco nel caminetto, si dice che una persona morirà annegata. Non bisogna pettinarsi prima di un esame, altrimenti si perderà la memoria. Allora, io vi devo confessare che l'ultimo esame che ho fatto riguardo il laboratorio della ricerca e gestione delle tracce in ambito investigativo, io mi sono alzata, l'esame era online, non mi sono pettinata, non mi sono lavata, l'ho fatto in pigiama e ho preso 30 e lode, quindi probabilmente questa è vera. Ovviamente se avere tanti capelli folti, lunghi, vigorosi era simbolo di grande virilità per gli uomini, chiaramente il perderli significava perdita di virilità dell'uomo, e chiaramente ci sono anche delle superstizioni che sono legate al evitare che i capelli si possano perdere, e ora ve ne leggo qualcuna che è molto carina veramente. Per tradizione, chi cammina sotto la pioggia a capo scoperto non diventerà mai calvo. Ok, strofinare la pelle con succo di cipolla e con sterco di oca era ritenuto un valido metodo per la prevenzione delle calvizie, e l'improvvisa perdita di capelli era considerato un indizio di perdita di salute e di fortuna. Comunque penso che l'ingrediente chiave sia proprio lo sterco di oca. Passando alle forcine per i capelli invece, che io le perdo sempre praticamente, ci sono anche delle superstizioni che dicono, mi sento una giornalista del TG1 in questo momento, che dicono che trovare una forcina significa trovare una nuova amicizia, oppure una forcina perduta significa che un nemico è vicino. Se vi cade una forcina dai capelli e la raccogliete, qualcuno sta pensando a voi. In Germania invece significa che un amore finirà. Vabbè, io vivo in Italia, non vale.
Chiaramente ragazze, e qua adesso concludiamo, anche il colore dei capelli aveva una sua importanza e ora vi leggo anche delle superstizioni molto carine che sono legate al colore dei capelli. I biondi erano, questa è molto buffa in realtà, i biondi erano considerati privi di sangue e di terra, quindi si presumeva che li rubassero ai compagni bruni. Se avete delle persone in famiglia che sono bionde e voi siete bruni, insomma sapete cosa fare. Una persona bionda era considerata molto malleabile e desiderosa di gloria e onori. Vabbè, io non ho persone bionde in realtà in famiglia, quindi infatti siamo tutti un po' sfigati. I capelli neri si diceva che indicassero un gran lavoratore, grande lavoratore. E ultima ma non per importanza, se i capelli bianchi compaiono presto si dice che indichino una persona un po' spaccona ed incostante. Allora, io sono una persona un po' incostante in realtà, perché sono una persona molto pigra, quindi sì. Ovviamente io ho parlato per 85 milioni di ore, ma spero di non avervi annoiati. Io, come al solito, vi ringrazio tantissimo per essere state con me e fatemi sapere nei commenti se conoscevate qualcuna di queste superstizioni, perché io sono molto curiosa adesso di sapere se magari anche nella vostra zona in cui abitate ci sono delle superstizioni legate appunto ai capelli che magari io non conosco, non ho mai sentito, perché magari sono insite nella regione o nel paese in cui si vive. Io quindi vi ringrazio nuovamente per aver guardato il video, vi auguro ovviamente un buon weekend, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.